Jimmy Kirk è il capitano del collegio Via Lattea in Inazuma Eleven Go, una squadra del Kanto. Nonostante appaia brevemente come avversario della Raimon nella serie animata, è presente anche nei videogiochi di Inazuma Eleven Go e Go Galaxy, entrando infine a far parte della Resistenza del Sol Levante, squadra composta da alcuni dei migliori giocatori giapponesi in circolazione. In questa analisi analizzeremo il suo design e lo stile visivo, la personalità, le tecniche speciali, il suo ruolo narrativo e infine una curiosità riguardo il suo nome ispirato alla fantascienza. Kirk è riconoscibile per i suoi capelli arancioni raccolti in una colla disordinata con una fascetta bianca intorno alla fronte. Ha occhi verdi smeraldo e volto dai tratti delicati, indossa la divisa bianca del collegio Via Lattea, caratterizzata da un colletto e maniche di colore nero e rosso, e come altri giocatori presenti in Inazuma Eleven, ad esempio Axel Blaze, tiene il colletto della maglia sollevato. Nel complesso il suo aspetto ha un'impronta leggermente androgina, dovuta anche allo stile pulito degli abiti e alla fascia, ma senza estremizzazioni. Alla fine l'effetto è elegante e sportivo. È descritto come sempre molto educato, gentile e rispettoso, tuttavia ha anche un lato inflessibile, non ama disubbidire ai suoi superiori e può mostrare aspetti freddi e spietati. All'inizio della partita si rivela un vero appassionato del calcio autentico. Durante il match contro la Raimon si scusa con gli avversari per il comportamento antisportivo dei suoi compagni e dichiara di desiderare una partita leale e sogna di giocare secondo le regole. Quando la sua squadra, obbedendo al quinto settore, gioca in maniera sleale, Jimmy si mostra sorpreso e dispiaciuto, ma alla fine, dopo la sconfitta per 2-1 grazie ai gol di Riccardo, dà comunque il merito di aver sfidato le imposizioni dell'organizzazione rivale. In particolare, dopo la partita, Jimmy elogia la Raimon per il coraggio dimostrato e promette di non dimenticare il vero spirito del calcio. Questa vicenda evidenzia il suo profondo rispetto per lo sport. Dal manga si vede anche come cerchi di incoraggiare la squadra nel giocare una partita leale, dando il meglio di loro, ma viene deriso dal resto dei suoi compagni. Col passare del tempo e le continue vittorie della Raimon contro il quinto settore, chiama Riccardo per comunicargli che la scuola ormai è dalla parte della Raimon e che non seguirà più il grande imperatore. In Inazuma Eleven Go Galaxy entra a far parte della Resistenza del Sol Levante, squadra organizzazione allenata da Caleb Stonewall, dove sono racchiusi alcuni dei migliori calciatori del Giappone. Qui Kirk insieme ai suoi compagni daranno una lezione di calcio all'Inazuma Japan, che si stava adagiando sui progressi attuati, credendo di poter andare avanti in finale indisturbata. In particolare il capitano del collegio Via Lattea tenta a sottolineare un difetto nella nazionale, dando loro di conseguenza un consiglio, ovvero quello di non concentrarsi troppo sulle loro tecniche speciali, che queste non sono tutto nel calcio, poiché così facendo non avrebbero mai vinto la partita. Questa partita insieme ai consigli di Kirk e dei suoi compagni aiuteranno tantissimo la Japan a crescere, a vincere la finale e a superare le squadre avversarie successive. La tecnica micidiale caratteristica di Kirk è colpi in serie, presente principalmente nei videogiochi di Inazuma Eleven Go. Si tratta di una super tecnica di dribbling molto intensa, dove nell'animazione di gioco il personaggio colpisce ripetutamente la palla, mandandola a sbattere ripetutamente sul petto dell'avversario. L'azione è così violenta che poi precipita il suolo stordito. Questa descrizione corrisponde all'effetto in campo dei colpi in serie, che infliggono danni notevoli e mettono fuori combattimento l'avversario. Nella trama di Inazuma Eleven Go, Kirk debutta nell'episodio 9 dell'anime come capitano del collegio Via Lattea. In questa partita preliminare del cammino imperiale, il Via Lattea affronta la Raimon. Durante la partita lui e la sua squadra giocano però aggressivamente fino a perdere. A fine gara Jimmy riconosce comunque il valore della Raimon e si assume la responsabilità della sconfitta, promettendo che farà ricordare il vero calcio. In Go Galaxy Jimmy partecipa alle selezioni per la nuova Inazuma Japan, non viene scelto inizialmente ma successivamente entra nella squadra della Resistenza del Sol Levante. In definitiva il suo ruolo principale è quello di capitano serio e onesto del Via Lattea, che confronta la Raimon e poi si reinventa come membro della Resistenza nel sequel e corrisponde al tema del giocatore leale e idealista. Il suo nome originale, Kita-Ichiban, significa migliore. Inoltre deriva anche da Kita-Ichiban Boshi, che significa prima stella della Sera del Nord, un riferimento al tema della squadra. Il nome occidentale Jimmy Kirk è un chiaro omaggio a James Tiberius Kirk di Star Trek. James T. Kirk è il capitano della USS Enterprise nella serie originale di Star Trek. È stato interpretato da William Shatner a partire dal 1966. È uno dei protagonisti principali dell'universo di Star Trek ed è diventato un simbolo della leadership eroica nello spazio. La sua frase più celebre è "andare audacemente laddove nessun uomo è mai giunto prima". Infatti molti nomi dei giocatori del collegio Via Lattea richiamano personaggi di fantascienza. Jimmy Kirk è un personaggio dal design riconoscibile e dal carattere coerente, educato ma fermo, desideroso di onorare lo sport vero. Come capitano del Via Lattea incarna i valori del fair play insegnati dalla Raimon durante il match. La sua super tecnica colpi in serie riflette il suo stile aggressivo sul campo,
mentre il suo nome omaggia la fantascienza. Il contrasto tra attaccante e centrocampista nelle varie stagioni rende merito alla duttilità di questo giocatore. Nel complesso, Kirk è un esempio di come Inazuma Eleven mescoli calcio e cultura pop, creando un personaggio stilisticamente distintivo che unisce spirito sportivo e fantasiose eccitazioni. Personalmente lo valuto come uno dei miei personaggi preferiti sia per il suo aspetto che carattere. Essendo il primo vero avversario della Raimon nella corsa per il Football Frontier, è rimasto impresso nella mia mente, soprattutto per la sua posizione. Nonostante giocasse sotto gli ordini del quinto settore, non nasconde la sua volontà nel giocare il vero calcio e, negli occhi del me bambino che vedeva Riker e tutti gli altri della squadra come acerrimi nemici, lui mi è sembrato quello più puro, che si merita un posto speciale nel mio cuore.